Salve, sono Jack Sanslet e oggi facciamo un altro unboxing gormitico. Questo è il pacco e sembra gigantesco, ma vi giuro che non lo è. E spero che vi piaccia questo sfondo un po', fra virgolette, natalizio, anche se ci sono i gormiti del vulcano, ma vabbè, dettagli. Volevo mettere tutti gli elementi che possono aiutare il ricontrollo del funzionamento dei vari gormiti, quindi qua ci sono i tempietti per controllare se funziona l'audio dei gormiti da Elemental Fusion e Eclipse Suprema, la globosfera di potenziamento per controllare tutti i gormiti che si illuminano al buio, e poi non so come fare, ma un giorno forse troverò il modo per controllare i gormiti che cambiano colore in acqua, calda o fredda. Va bene, procediamo con lo spacchettamento, lo spacchettello. Questa volta vi devo dire che non sono neanche io sono sicuro di cosa c'è dentro, quindi sarà una sorpresa per tutti. Taglio, ma cerco di non andare troppo in profondità, ho paura di rovinarli. Comunque sì, sempre comprato su eBay. Se dovete comprare gormiti, per quanto ne so, i posti migliori sono eBay, Facebook Marketplace, Facebook Marketplace e... mamma mia, robina bellina, in due sacchetti diversi. Anche questi sono da squartare con tutta la forza del mondo, quindi mi spiace sacchetti, ma l'errore del vostro venditore è stato attaccato. Oh, no, va bene. Allora, alcuni non sono in condizioni perfette, questo lo sapevo già, quindi niente. Ma sì, facciamo tutto insieme, facciamo tutto insieme. Così già avete un incipit di quello che c'è dentro, un accennino. Là. Allora, andiamo in ordine di serie, dalla più vecchia alla più nuova, e per tipo, ma per popolo, ma tanto non è che ci sarà tanto. Sono molto variegati, molto variegati. Facciamo con Dragon della seconda serie. Da solo, l'unico della seconda serie. Andiamo con i più noiosi Energeia. Partiamo dal popolo della foresta, perché io non ne posso più di trovare i gormiti del popolo della foresta. Ecco, già doppio. L'unico inimitabile picchiatore. Picchiatore è buono invece. Sempre buono avere un picchiatore in più a casa. No, non è vero. Se qualcuno vi picchia dovete dirlo a qualche persona che può fare qualcosa e fermare questa tremenda cosa che vi sta succedendo. Non vi dovete far picchiare, a patto che non vi piaccia. Abbiamo strapparami, il picchiatore, 2 Mimeticus e il saggio distruttore, mi sembra. Sto ancora cercando di ricordarmeli i nomi. E andiamo avanti con quelli del popolo del mare, Energeia. Questo mi sembra che non ce l'avevo, non ne sono sicuro. Stessa cosa per Medusa antica Energeia. Non mi ricordo bene. Un giorno controllerò. E questo è buono, eccetto Mantra che ce l'ho già, ma vabbè. Adesso, popolo del vulcano Energeia. Non mi sembra che ci siano altri gormiti Energeia qui. Qua già è una categoria un po' più interessante. Allora, abbiamo Malvagius, Mastodontico e Strappapensieri, mi sembra, Energeia, che mi mancava, quindi sono molto felice di questo ottenimento. Mythos. Allora, io questo ce l'ho in tutte le salse, nel senso che ce l'ho già doppio di mio. L'ho trovato falso in un pacchetto falso, o
o croato, non so di che paese è. E adesso ce n'ho un altro mezzo sfasciato, quindi buona. Un giorno faccio per i 200 iscritti faccio... No, non lo faccio il giveaway. Per i 200 iscritti no, per i 1000 faccio anche un giveaway di alcuni dei miei doppioni. Quindi fatemi arrivare ai 1000 iscritti. Lavoro molto impegnativo, sappiatelo. Coso qui. Dio. Lui mi mancava comunque. I mythos del popolo vulcano la maggior parte mi mancano. Poi passiamo a Final Evolution, la parte più noiosa di Final Evolution, cioè le forme atomiche dei gormiti. Energeia, Florus e il picchiatore, perché il popolo della foresta non manca mai. Picchiatore sempre sul pezzo, picchiatore sempre importante. Ricordatevi di essere dei picchiatori. Mi stavo dimenticando di una cosa molto importante però, della serie Mythos, ed è Grandalbero. Non mi ricordo se ce l'ho oppure no, probabilmente no, e adesso ce l'ho. Oppure ce l'ho doppione, è comunque Grandalbero, cioè è figo. Guardalo che roba. Chiappette gormitiche, sempre sul pezzo. Un po' usurato, però ci sta. In realtà no, neanche tanto, non è neanche tanto usurato, semplicemente è stampato male in alcuni punti. Andiamo, popolo del vulcano Final Evolution. Angelo infuocato. Sparafuoco. E Lavor. Lavor. L'unico che mi mancava era Angelo infuocato. E niente, fighissimo. Gasa un botto a me Angelo infuocato. Almeno nel concetto dell'idea. Poi l'esecuzione è un po' me. Ok. Ora Final Evolution del mare. Abbiamo Tenaia. Is this a Tenaia? Vabbè, l'ho trovato anche l'altra volta. Questo dopo dobbiamo controllare se funziona al freddo, perché quello di prima, quello dello scorso video almeno, non funzionava in acqua fredda. Nei commenti mi hanno detto è perché negli Stati Uniti li stampano che non cambiano colore in acqua fredda, né quelli che cambiano colore in acqua calda cambiano colore in acqua calda. Quindi figo, cioè questo funziona. E niente, adesso ce l'ho anche funzionante. Final Evolution del mare, quindi Tenaia mi sembra e bello Poivrons. Io Poivrons ce l'avevo, ce l'ho anzi. Il problema è che gli ho tagliato una gamba, questa parte qui, e mi sembra anche questa, o questa, e forse anche questa. Comunque gli ho tagliato dei pezzi con un coltello, non so perché. Facevo le medie, vabbè dai, ce n'è un botto, disintegriamoli. Ora facciamo spazio ai pezzi belli. Il sentinel lo teniamo lì perché i mythos del vulcano sono abbastanza fighi. C'è altro nella scatola? No. Allora partiamo con un unico gormita del popolo del diamante, Rocky il superbo. No, Rocky il superbo. Rocky, guarda quanto è bellino. E niente, una figata pazzesca. Il popolo del diamante secondo me è uno dei migliori. Adesso passiamo a il signore dei fossili, il Phoenix, bellissimo. Ce l'avevo anche doppio, ma non so perché nella scatola non lo trovo più, quindi mi è toccato ricomprarlo, sempre bellissimo. Narvalion, il popolo del ghiaccio, anche questo sarebbe da ricontrollare se funziona in acqua fredda, ma io di questi oramai non mi fido più tanto, nel senso che i Final Evolution del popolo del ghiaccio, tipicamente quelli che ho non funzionano più, almeno. Da ricontrollare. Nobil Mantis del popolo del ghiaccio, anche lui è da controllare se funziona. Passiamo a serie cartoon. Serie cartoon abbiamo Lucas. E niente, ci devono sempre essere dei gormiti del popolo della foresta, se no non
non sono felici quelli che mi vendono i gormiti. Aquila solitaria ma senza ali. E niente, a me gasa un botto il design di Aquila solitaria della figure almeno della serie cartoon. Perché sì, proprio spaccate completamente. Comunque figata, la schiena l'hanno modellata comunque per bene. Con i muscoli e tutto, fighissimo. L'ho sempre cercato, ma stava sempre in lotti che non mi serviva nient'altro oltre ad Aquila solitaria, ho preferito evitare. La magica vedetta. Non mi ricordo se ce l'avevo oppure no. Mi sembra di no. 8 sotto il piede. E niente, fighissima. E Jessica. Doppia. Una con 4 e una con 8. Non mi è mai piaciuto il design di Jessica nella figure. Non ho mai capito perché avesse la faccia rossa completamente. È un po' stona, cioè è un colore che non è presente nel suo corpo. Forse è il colore delle ali, però facevano un rosa un po' più chiaro e ci stava, anche perché nella figure non ha quei tratti che invece ha nel cartoon, cioè di avere una faccia vera e propria. Di rondella, andiamo al popolo della terra. Abbiamo Trematerra. Era Trematerra? Mi ricordo che si chiama Trematerra, poi magari mi sbaglio. E niente, Trematerra mi sembra che l'ho preso recentemente prima di cominciare a fare i video. Nick. Poi abbiamo Doro. Falco Silente. Questi ce l'ho tutti, mi sembra mi manca soltanto uno. Schienacciaio. E quello che mi manca era Sporius, mi sembra. Così posso dire di avere tutti gli Sporius. No, mi manca Sporius Cartoon e Sporius prima serie. Va bene. Poi, penultimo. Non so come diamine si chiami. Dalla serie Elemental Fusion. Guardatevi la lista sulla wiki. E niente. Questo mi piace di design, ce l'ho già, però mi piace come design, dopo controlliamo se funziona. E infine lascio alla fine le esclusive particolari. Mantra Mythos, bellissima. Per me Mantra resterà sempre una femmina, quindi è Mantra la femmina. La femmina. Mi sembra che tipo nella carta di Final Evolution e quella di serie Mythos è trattata come un maschio, quindi per me è femmina. E niente, è bellissima così. Avrebbero dovuto fare più versioni Mythos dei gormiti Energeia, secondo me. Sono veramente belli. È sempre bello vederli in un colore diverso al solito. Niente, ora ci resta solo controllare se funzionano quelli che dovrebbero funzionare. Partiamo con questo di Elemental Fusion. Cavolo, è scarico. Ma quindi dovrei andare a prendere le nuove batterie. Ma prima controlliamo se funzionano quelli che si illuminano al buio. Illuminiamo. No. Torno più tardi con delle batterie. Ho messo le batterie a questo, ok? Dopo un po' di tentativi. Le batterie della globosfera non ne ho a casa, quindi dovrò utilizzare una forma poco ortodossa per farle illuminare al buio, anche se è quella che hanno sempre usato tutti i bambini che non avevano ancora raggiunto la serie Luxion. Nel mentre, con questa illuminazione terrificante, controlliamo se funziona il nostro ragazzone. Funziona il tuo Ira, il modo più arrapante per dire di mettere un gormita sopra
Un templietto. Sono l'artefatto. Trasmettimi il tuo flusso. L'artefatto. Ora abbiamo il nome. Sono invincibile. Sì, bravo artefatto. Riposiziona un nuovo eroe. No! Mamma mia, mi hai dato 5 secondi. Dai, artefatto. Comunque non fanno tutti quanti lo stesso verso. Wow! Sia di questo che di Eclissi Suprema. Funziona. Funzionare, l'artefatto funziona. Ora, passiamo a loro due. Dato che non ci vuole niente per farli caricare, dovrebbe bastare così. E infatti. Guarda sulla fronte come è venuto bene. Bellissimo. Poi c'è il buco dietro, vabbè. Un po' di meno, ma funziona. Che figata. Sto braccio sa proprio di... Non so se l'avete mai visti i video del magma. Come è fatto. Che si illumina di luce propria e ci sono sti effetti di... Mamma mia, che figata. Figata pazzesca. Vabbè, funzionano. Ho messo dell'acqua a scaldare e dell'acqua a raffreddare. Quando hanno fatto, torno da voi. Tanto per voi sarà adesso. Ok, sarà venuta una transizione orribile, ci scommetto, ma ho un po' di fretta. Qua c'è una tazza piena di acqua calda. Qua è una tazza piena di acqua fredda. Let's go with the test. Aia scotta. Partiamo con colui che ci ha lasciato col fiato sospeso l'ultima volta, fra virgolette. Dato che tanto che ci deve stare, allora direi di cominciare anche con quelli dell'acqua calda. Angelo è infuocato. Subito. Non so se si nota la differenza, ma è tipo sbiancato rispetto a prima. Sparafuoco. Fatelo bene. Magia. Mi manco fosse la pubblicità. Andiamo con il socio qui. E vabbè, subito. Trasparente fra un po'. Questi funzionano divinamente. Non ho mai trovato dei gormiti che funzionano così bene. Andiamo con Sentinel. Che è il bello dei mitos del vulcano è che... Mamma mia. Sarà l'acqua che scotta, ma... Incredibile. Fatto subito. E intanto... Non ha cambiato colore. Io non so se è l'acqua che non è abbastanza fredda. Lui non si era proprio scurito per niente. Vabbè, basta. Allora... proverò anche a metterli dentro il freezer quando si riaccenderà, ma non credo che avremo risultati molto diversi da questi, ecco. Poi forse in futuro controllerò se funzionano per bene e ve lo scrivo nella descrizione se hanno funzionato. Sto facendo letteralmente un casino qui e mi organizzerò meglio, ve lo giuro. Mi organizzerò meglio. Quindi quel metodo non funziona, devo trovarne un altro. Quello lì invece funziona anche troppo bene. Dai, rimettiamoci dentro Sentinel. Si illumina il buio sott'acqua. E niente. Questo è tutto.